ROI. Ma che cos'è esattamente il ROI? In parole semplici, il ROI misura l'efficacia di un investimento. Nel caso del podcast ci aiuta a capire se il tempo, il denaro e le risorse investite nella creazione e distribuzione del podcast stanno generando risultati concreti e vantaggi per la nostra attività. Mettiti comodo perché in questo video parleremo di tante cose interessanti. Iniziamo! ROI è l'acronimo di Return on Investment, quindi è proprio l'indicatore di misurazione principale per capire se il nostro podcast, ovviamente nel nostro caso, sta funzionando o meno. Spesso quando si parla di ROI si pensa solo e sempre all'aspetto monetario, ma per fortuna non è sempre così. Ma perché il ROI del podcast è così importante? Con l'aumento della popolarità del podcast, sempre più professionisti stanno considerando questo strumento come parte integrante della loro strategia di marketing. Ok, ma come misurare il ROI di un podcast? Ci sono diverse metriche da tenere in considerazione. Vediamolo insieme. Quanti utenti stanno ascoltando e scaricando i nostri episodi? Questo è uno dei principali indicatori, anche dei più immediati, del successo di un podcast. Altre metriche ancora più interessanti sono quelle relative per esempio ai riascolti, ma anche alla durata di ogni singolo ascolto. L'aumento di tutte queste metriche ci fa capire se il nostro podcast sta crescendo nel modo giusto. Qual è il livello di interazione degli ascoltatori con i nostri contenuti? Stanno lasciando commenti, recensioni o stanno condividendo gli episodi sui social media? Ad esempio, se nel tempo noti un aumento delle condivisioni sui social dopo ogni episodio, significa che i tuoi ascoltatori trovano valore nei tuoi contenuti e vogliono condividerli con altri. Stiamo vedendo un aumento costante del numero di ascoltatori nel tempo? Un trend positivo nella crescita degli ascoltatori può indicare che il tuo podcast sta guadagnando popolarità. Da un lato è una questione numerica, ma dall'altro lato è anche una questione soprattutto qualitativa. Chi è il nostro pubblico? È quello che abbiamo in mente? Possiamo conoscere età, genere, città, nazione e diverse altre cose sul nostro pubblico. Assicurati che quello che sta crescendo è il pubblico a cui avevi pensato in fase di pianificazione strategica del podcast. Il podcast sta generando nuovi contatti o clienti per la tua attività? Ad esempio, se promuovi una consulenza gratuita alla fine di ogni episodio e noti un aumento delle richieste di consulenza, significa che il tuo podcast sta aiutando a generare nuovi lead. Ma anche se non vendi nulla, avere una lista di contatti a cui inviare ad esempio newsletter è un ottimo investimento per il futuro. Questo è di certo l'elemento a cui tutti pensano quando parliamo di ROI, perché si è soliti misurare sempre tutto attraverso il denaro. Possiamo monetizzare il podcast attraverso la pubblicità automatica della piattaforma, ma anche vendere spazi alle aziende. Possiamo vendere corsi, libri, merchandising e tanto altro. Questi dati sono in aumento. È importante non solo quanto stiamo guadagnando, ma anche che questo trend sia in crescita. Per ottenere una misurazione accurata è importante utilizzare strumenti di analisi podcast delle singole piattaforme come ad esempio Spotify, eccetera, ma anche piattaforme specializzate nell'analisi dati di podcast come Podtrac, Chartable e tanti altri. E se possibile integrare i dati del nostro podcast con quelli del nostro CRM o di altre piattaforme, ad esempio di marketing automation, che stiamo eventualmente utilizzando. Finora abbiamo parlato di ROI, ma perché è così importante? E quali sono i benefici concreti che un podcast può portare alla tua attività? Ecco alcuni dei principali vantaggi. Un podcast di successo può aumentare significativamente la visibilità del tuo brand personale, raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Ad esempio, un consulente finanziario può lanciare un podcast per discutere di strategie di investimento, attirando così l'attenzione di potenziali clienti. I podcast permettono di creare un legame forte e personale con gli ascoltatori, promuovendo la fiducia e la lealtà verso il brand. Ad esempio, un life coach può condividere storie di successo e consigli pratici, creando un rapporto di fiducia con il proprio pubblico. Creare contenuti di qualità su argomenti di interesse per il tuo pubblico ti aiuta ovviamente a posizionarti come esperto del tuo settore. Ad esempio, un nutrizionista può utilizzare il podcast per condividere informazioni scientifiche e consigli pratici sulla salute e l'alimentazione, rafforzando quindi la propria credibilità.
Invitare ospiti di rilievo al tuo podcast può aprire nuove opportunità di collaborazione e di networking. Ad esempio, un fotografo può invitare altri professionisti del settore per discutere delle ultime tendenze, creando così delle connessioni preziose. Oltre a questi benefici, è importante ricordare che i podcast hanno un ciclo di vita molto più lungo rispetto ad altri tipi di contenuto. Un episodio pubblicato oggi, ad esempio, può continuare a generare ascolti e valore per mesi o addirittura per anni. Facciamo un esempio. Un episodio evergreen sui consigli della gestione del tempo, per esempio, può rimanere rilevante e utile per gli ascoltatori anche dopo molto tempo dalla sua pubblicazione. Finora abbiamo capito che cos'è il ROI e quali sono i suoi vantaggi. Vediamo adesso alcune strategie per massimizzare il ROI del tuo podcast. Prima di iniziare, stabilisci obiettivi chiari e soprattutto misurabili per il tuo podcast, come l'aumento del traffico web, la generazione di lead o l'espansione della tua audience. Ad esempio, se il tuo obiettivo è generare lead, potresti misurare il numero di contatti qualificati che provengono dal podcast. Comprendere chi sono i tuoi ascoltatori e che cosa vogliono è fondamentale per creare contenuti rilevanti e coinvolgenti. Ad esempio, puoi utilizzare sondaggi o interazioni sui social media per raccogliere feedback e adattare i tuoi contenuti alle preferenze del tuo pubblico. Utilizza i tuoi canali di marketing esistenti, come ad esempio i social media, la mail, il sito web, per promuovere ogni nuovo episodio. Ad esempio, puoi creare dei teaser video degli episodi e condividerli su Instagram o su LinkedIn per attirare più ascoltatori. Esplora diverse opzioni di monetizzazione, come ad esempio sponsorizzazioni, pubblicità, vendite di prodotti o servizi e contenuti premium a pagamento. Ad esempio, puoi offrire episodi bonus o contenuti esclusivi a pagamento attraverso piattaforme come ad esempio Patreon. Monitora continuamente le performance del tuo podcast e apporta miglioramenti basati sui dati che hai raccolto. Ad esempio, se noti che gli episodi con le interviste, per esempio, hanno più ascolti, puoi aumentare la frequenza di questi episodi nel tuo calendario editoriale. Investire in un podcast può sembrare un impegno gravoso, ma con la giusta strategia e una valutazione attenta del ROI può diventare uno strumento potente per far crescere la tua attività. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ovviamente, se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per oggi è tutto, noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!